Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda parte di dicembre 2022. Wow! Amici dello Scorpione, abbiamo il diavolo. Probabilmente è un periodo di tentazioni, per qualcuno fa riferimento a delle costrizioni, a dei condizionamenti che normalmente sono mentali, ma potrebbero anche essere dei condizionamenti di tipo fisico, nel senso che magari uno non riesce a muoversi o a fare quello che vorrebbe, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Allora, partiamo con un cavaliere di bastoni, un 3 di pentacoli, eccolo qua, e un'altra volta il diavolo. C'è qualche tipo di tentazione, qualche tipo di condizionamento inerente probabilmente a un progetto, perché il 3 di pentacoli fa riferimento a un progetto, a una collaborazione, a quello che potrebbe essere, diciamo, il seguire l'autorità o questo cavaliere di bastoni, perché il cavaliere di bastoni rappresenta una persona intorno a voi, potrebbe anche essere la vostra energia, però ho come la sensazione che sia una persona che voi conoscete e con la quale probabilmente state iniziando una conoscenza, una collaborazione. Può anche essere che appunto ci sia una sorta di autoritarismo da parte di questa persona nei vostri confronti e voi vi sentiate costretti, condizionati con questo diavolo. C'è un 4 di coppe al contrario, ho come la sensazione che ehm, abbiate paura di essere giudicati. Come se, perché quando c'è un 3 di... Sì, le prendo, sono 3. Quando c'è un 3 di pentacoli, c'è anche un'energia di non sentirsi abbastanza, di non sentirsi all'altezza di questo progetto, di questa collaborazione, o magari anche di questa persona. C'è con questo diavolo un pensiero, qualche attitudine mentale che vi blocca, diciamo, che vi condiziona, che vi costringe. Diciamo che poi abbiamo anche un fante di bastoni, sono due figure di bastoni, un re di pentacoli e la carta della temperanza. Ho come la sensazione che o potrebbero essere due figure che in qualche modo entreranno in questo tipo di realtà, quindi in questo progetto, in questo tipo di dinamica. Una potrebbe essere questo re di pentacoli che fa riferimento a una persona colta, una persona generosa che è in grado di darvi una mano, e l'altro potrebbe essere il fante di bastoni che rappresenta normalmente una persona giovanile, una persona piena di entusiasmo e di creatività. Se non fossero due persone ma fossero due energie, sento che attraverso quello che è il riscoprire un po' il vostro bambino interiore, perché il fante di bastoni parla anche di ritrovare l'entusiasmo, proprio la passione per la vita, si arriverà ad avere quello che è una sorta di stabilità. Ricordo che la temperanza alla fine della lettura parla di guarigione, parla di stabilità, parla di equilibrio. Andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi, così riesco a darvi delle informazioni in più. Io intanto vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che inizierò a gennaio 2023. È un corso online, quindi avrete la possibilità di interagire con me. Se vi interessa sapere il programma piuttosto che le modalità di svolgimento, ho già pubblicato un video che ne parla e anche di questo trovate il link qui sotto nella descrizione. Ok, andiamo a vedere il cavaliere di bastoni.
un asso di denari e un 5 di pentacoli. Qui c'è un inizio, ragazzi, di tipo concreto. Però abbiamo anche questo 5 di pentacoli che sinceramente, visto con la carta del diavolo, sì, mi fa di nuovo pensare a quello che è più che un condizionamento esterno, è un vostro condizionamento, perché il 5 di pentacoli parla di un'attitudine un po' da vittima, di una persona che tende a lamentarsi, ma in realtà ormai ha metabolizzato il tipo di situazione in cui è e quello è il suo standard di vita, no? È un po' come se non riuscisse a vedere una via d'uscita da quel tipo di situazione. Sono quelle persone che hanno, o quei momenti, perché non è che sono proprio momenti di vita, no? A tutti capita, capitano gli alti e i bassi. Sono quei momenti dove sembra appunto di non riuscire più ad uscire da un determinato tipo di situazione o da una determinata carenza o condizionamento. Vi ricordo che quando c'è il diavolo la schiavitù è sempre volontaria, è sempre una nostra scelta rimanere lì. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Ok. 2 di pentacoli al contrario e 7 di pentacoli. Sì, ma di nuovo il 7 di pentacoli lo sento comunque collegato con questo 4 di coppe. C'è una sorta di situazione di staticità e anche la stessa carta, la stessa energia, diciamo, della temperanza, parla di pazienza. Sì, è un momento, diciamo, la metà di dicembre, con un'energia un po' lenta, ok? È più una fase di valutazione, più una fase di presa di consapevolezza. Mm? Andiamo a vedere questo diavolo. Ok, sono proprio saltate via, eh? L'appeso al contrario e l'otto di pentacoli. Allora, se si trattasse di una situazione di lavoro, e sento che per molti sì, c'è voglia di uno sblocco per quello che riguarda la situazione lavorativa. Probabilmente è perché qualcuno non lavora e se invece lavorasse potrebbe essere meno condizionato, nei movimenti da fare, ok? Comunque c'è un qualche tipo di questione legata alla quotidianità, qualche cosa che deve essere costante. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Di nuovo la temperanza e un fante di coppe al contrario. Sì, ho la sensazione, ragazzi, che ci sia una sorta di ehm, poca valutazione di voi stessi. Vi state aspettando un riconoscimento dall'esterno, state aspettando che qualcuno venga a farvi questo tipo di offerta, no? E infatti anche il 4 di coppe è una carta che ci parla di una persona che in realtà non coglie la coppa che arriva, non la vede perché è focalizzato su queste tre coppe vuote che ha davanti, ok? E quindi è un po' come se vi dicesse, e ve lo dicevo già anche qui, avete un po' il focus un po' troppo su quello che vi manca invece di capire quali sono le cose che avete in vostro potere, perché il 3 di Pentacoli è una carta che vi dice che avete tutte le caratteristiche, le conoscenze, gli strumenti, le doti, ehm, la saggezza per affrontare questo tipo di progetto, per affrontare questo tipo di percorso. Però siete voi qui che non credete abbastanza in voi stessi. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Ecco, infatti, non vi ascoltate. La sacerdotessa, al contrario, è qualcuno che non è in contatto con il proprio sé. Non ascoltate il vostro dolore, mi viene da dire. Wow, la sento spirituale arrivati a questo punto della lettura. E poi abbiamo un 7 di coppe. Io credo che qui vi stiate facendo distrarre da questo diavolo, dalle illusioni della mente, dalla materialità delle cose e non stiate dando voce a quello che è il vostro dolore interno.
a quanto vi faccia star male questo tipo di situazione. Quando c'è il diavolo di mezzo, parla sempre del proprio ego. Quindi l'ego è quello che ci intrappola nelle illusioni materiali, mm? Quindi per essere felice ho bisogno di quello, quando avrò quello sì che sarò felice, ok? E in realtà non vi rendete conto che la ferita più grande ce l'avete perché non ascoltate il dolore che avete dentro, non gli date voce. Probabilmente voi, scusate, ho tossito. Normalmente quando tossisco è perché c'è qualche cosa che non viene fuori. Stavo dicendo che non date voce al vostro dolore. Ehm, è come se fosse un po', come vi posso dire? Siete focalizzati sulle carenze materiali invece di focalizzarvi sulle carenze affettive. Ho tanti denari, due denari qui, due denari qui, un denari qui, un re di denari qui, un tre di denari qui. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Imperatrice al contrario è la morte. Mm. Ho come l'impressione che questo re di pentacoli allora, come vi dicevo, da un lato potrebbe essere una persona, ok? E se fosse una persona, vi dico, è una persona che vedo un po' iperprotettrice nei vostri confronti, nel senso che probabilmente è genuina nel suo modo di fare, ma credo che sia un po' troppo invadente al punto di non lasciarvi esprimere ed è da lì che viene poi un po' il diavolo probabilmente. E c'è il bisogno con questa morte di dare un taglio a questo tipo di attitudine, a questo tipo di dipendenza o a questo tipo di modo di fare, insomma. Se fosse invece che una persona un atteggiamento, ovvero il vostro atteggiamento, il fatto che a fine mese comunque arriverete ad avere una certa stabilità e abbondanza, sia da un punto di vista materiale, ma anche da un punto di vista proprio di doti, come se qualcuno finisse un percorso in un certo senso, sento che anche se sì, sarà così, però ci sarà qualche cosa, perché avete l'imperatrice al contrario, qualcosa non sta maturando. C'è un'idea, un progetto probabilmente da lasciarsi alle spalle o da modificare, da riportare in equilibrio, direi, con questa temperanza. Andiamo a vedere la temperanza. Asso di coppe. E il diavolo un'altra volta. Avete 3 volte la carta del diavolo, eh. Allora ragazzi, questo messaggio che sto per dirvi non è per tutti. Siccome il fante di bastoni molte volte è associato a una persona piuttosto egoista, mm, ci sono 3 carte, 3 volte il diavolo, abbiamo un 5 di pentacoli da un lato, dall'altro lato abbiamo l'imperatrice al contrario, il 7 di coppe, fatemi vedere che altro, il 7 di pentacoli. Per qualcuno ho come la sensazione che se siete in una relazione amorosa o lavorativa e state cercando di portare avanti un progetto, e se fosse una relazione amorosa il progetto potrebbe essere quello di avere un figlio, fate attenzione perché ho la sensazione che qualcuno stia sfruttando questo tipo di desiderio, questo tipo mm, di motivazione per manipolarvi. Mm?
quando ho visto l'asso di coppe, la regina scusate, l'imperatrice al contrario e il 7 di coppe, con il diavolo di nuovo qui, ho questa sensazione che qualcuno stia tentando di usare la gravidanza come mezzo di manipolazione. E se siete voi le donne, non siete voi che manipolate la gravidanza. Cerchiamo di capirci. Se non fosse la gravidanza in senso di bambino, è una gestazione nel senso di un progetto. Come se qualcuno cercasse di reindrizzarvi. C'è un forte... Scrivetemi poi nei commenti che cosa rappresenta per voi il diavolo. Se è una persona, se è una situazione lavorativa. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho cosa si vede e cosa non si vede. Vediamo cos'altro riesco a dirvi. Diciamo che la fine della lettura in realtà finisce bene, perché c'è la temperanza. Però, avendo il diavolo, è come se ci fosse una sorta di calma controllata. Perché la temperanza parla di equilibrio, qui ce l'avevate, però è come spiegazione della carta centrale della lettura. Quindi sento che sì, è vero, ci sarà una stabilità probabilmente perché si va verso l'abbondanza, ma è un pochettino forzato l'equilibrio tra il cuore e la mente. Perché? Perché qui in realtà non state dando voce a quelli che sono le reali carenze che sentite. Andiamo a vedere con Osho. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che mi sostengono. Se comunque volete continuare a farlo, potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare. Sapete che ogni tipo di supporto per me è molto importante. Allora, abbiamo la carta di intensità e la carta di divertimento. Vorrei farvi notare che sono un cavaliere di bastoni e un fante di bastoni e sono usciti esattamente nella stessa posizione, cioè il cavaliere prima e il fante dopo. Quello che si vede è l'intensità. Probabilmente in questo tipo di situazione voi l'avvertite molto veloce. Quello che non si vede è il divertimento e che potreste trarre giovamento da questo tipo di nuovo progetto, di nuova collaborazione, di nuova avventura. Si tratta, come vi dicevo, di dare voce al vostro cuore, di ritrovare un po' l'entusiasmo del bambino interiore, di ascoltarvi. Un ultimo messaggio da parte degli oracoli. Vediamo. Ok. Carta numero 28. Questa carta parla di tutti gli avi e anche la famiglia di anime con le quali ci reincarniamo. Infatti anche qui parla di connessioni storiche e di propositi di vita comuni, mi verrebbe da dire. Quindi, ragazzi, quando c'è il diavolo, e voi ce l'avete ben 3 volte in questa seconda parte di dicembre, avete la possibilità di imparare qualche lezione karmica, ok? Quindi c'è qualche cosa che potenzialmente si può disincastrare, si può arrivare alla guarigione, anche se magari è un equilibrio un po' forzato, però mm, ci si arriva. E comunque quando c'è la carta della temperanza, adesso non in questo mazzo, ma qui sì, ve lo faccio vedere, è rappresentata normalmente con le ali da angelo. Quindi è un po' come se vi dicessero che avete una guida divina e anche qui lo vediamo. E poi abbiamo la carta numero 19. Ok, e anche questa carta eh, vi dice di liberarvi dalle costrizioni. Ricordo il diavolo che sono 3 volte. Per qualcuno veramente il diavolo potrebbe essere il tempo. Qualcuno che non ha mai tempo, che è sempre col tempo contato. Vi dice di lasciare andare le urgenze, di staccare ogni tanto, di prendervi un momento per voi.
La temperanza è una carta che parla appunto di guarigione, di lavoro interiore su se stessi, di un periodo di convalescenza, diciamo così. Amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile. Io ci tengo ad augurarvi un felice e abbondante Natale, nel caso insomma non mi vediate più. Spero possiate trascorrerlo con la vostra famiglia in serenità e davvero in pace e amore e abbondanza e salute e luce. Io intanto vi mando un grosso grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!